ho iniziato a sentire il bisogno di una morning routine dopo aver iniziato a lavorare a tempo pieno. Negli anni precedenti, quando passavo più tempo a casa a studiare per l'università, riuscivo a ritagliare del tempo per me anche durante la giornata. Iniziando invece a essere fuori di casa dalle 8 della mattina alle 8 della sera tutti i giorni, ho proprio sentito l'esigenza di avere più tempo a disposizione. È per questo motivo che ho iniziato a leggere alcuni libri sul tema della morning routine e della gestione del tempo e fin da subito ho capito una cosa: se qualcosa conta davvero per noi, il tempo lo si trova sempre. Io sono Miriam e questo canale ha l'obiettivo di sostenere uno stile di vita più lento e consapevole per trovare la propria serenità interiore e il proprio equilibrio. Da quando ho scoperto la morning routine ho capito che si possono fare un sacco di cose la mattina mentre il mondo sta ancora dormendo. Ed è proprio questo il bello. Nella casa regna il silenzio, la luce è ancora poca e il tempo sembra dilatarsi. Ci sono tantissime attività a cui possiamo dedicarci la mattina presto e ognuno di noi ha la possibilità di scegliere liberamente quello che preferisce. In particolare, la mia mattina inizia generalmente alle ore 6. L'orario può leggermente variare in base a cosa devo fare durante la giornata, come ad esempio se devo andare a lavoro in ufficio oppure se lavoro da casa. In ogni caso, cerco di avere sempre a mia disposizione almeno un'ora e mezza o due da dedicare a me stessa prima di uscire di casa, o comunque prima di iniziare a lavorare. Come prima cosa, quando mi alzo, vado in cucina e bevo un bel bicchiere d'acqua tiepida con mezzo limone. Questa azione mi fa sentire bene perché ho l'impressione di dedicare una piccola attenzione al mio corpo che piano piano si sta svegliando. Bere acqua tiepida e limone ha tanti benefici. Ha un effetto disintossicante, aiuta il sistema immunitario e contribuisce alla giusta idratazione del corpo. Poi vado in bagno, lavo i denti e bagno il viso con acqua fresca per svegliarmi. Se poi devo uscire, mi trucco leggermente, così sono già pronta e sempre più sveglia. Mi metto addosso qualcosa di comodo per fare un po' di esercizio. Al mattino mi piace fare attività dolci, come yoga, tai chi, oppure semplicemente stretching per svegliare dolcemente i muscoli. Allenarsi nelle prime ore della giornata ha evidenti benefici sull'intero organismo e incrementa l'energia fisica e mentale. Alla fine degli esercizi dedico 5 minuti alla meditazione. Cerco di evitare posizioni troppo comode per non rischiare di farmi venire sonno di nuovo. Per questo preferisco mantenere una posizione attiva su una sedia mentre allontano per qualche minuto i pensieri. La meditazione fa raggiungere la consapevolezza, ovvero l'attenzione al qui ed ora, e ci aiuta a controllare i nostri stati emotivi. È anche un grande aiuto per la riduzione dello stress, per il miglioramento della memoria e della concentrazione. Una volta finita la meditazione, mi occupo della preparazione di una colazione ricca e sana. Cambio spesso la ricetta in base alle stagioni e a quello che ci va di più in quel periodo. In questi giorni stiamo mangiando una ciotola con yogurt greco, granola, frutta fresca, mandorle e qualche pezzettino di cioccolato fondente.
Una prima colazione nutriente permette di iniziare la giornata con vitalità, senza arrivare stanchi e troppo affamati alla pausa pranzo. Non basta però fare una colazione sana ed equilibrata. Se vogliamo avere una giornata senza stress, è anche importante dedicare il tempo necessario alla colazione, per evitare di trasmettere al nostro cervello un messaggio carico di tensione che ci porteremmo dietro per tutta la giornata. Durante il momento della colazione accendo solitamente un po' di musica bassa come sottofondo, mentre noi mangiamo con calma e chiacchieriamo un po'. Mi piacciono tantissimo i video coi paesaggi e la musica rilassante di sottofondo. Una volta finita la colazione, sistemo la cucina, rifaccio il letto e poi mi vesto per iniziare la giornata. Solitamente verso le 7:30 ho già avuto modo di dedicare del tempo a me stessa e alle attività che mi fanno stare bene. A questo punto mi sento soddisfatta e piena di energie per iniziare la mia giornata con la giusta serenità. Nel tempo ho provato diversi tipi di routine mattutina e ho avuto modo di conoscermi meglio e di capire le mie preferenze. Un errore che ho sicuramente fatto in passato è stato quello di inserire nella mia routine mattutina troppe attività. In questo modo si rischia di ottenere l'effetto opposto e quindi quello di correre per riuscire a fare tutte le attività piuttosto che rallentare il ritmo. Secondo la mia esperienza è meglio scegliere 2 o 3 attività da svolgere ogni mattina e poi piuttosto si può decidere di alternarle con altre attività durante la settimana. Un altro aspetto che vorrei condividere è che la morning routine dovrebbe essere un'attività che ci permetta di stare meglio e che ci arricchisca in positivo. Per questo penso che debba rimanere un piacere e che non debba appunto diventare uno schema che ci imprigioni. Se qualche mattina ci sentiamo troppo stanchi e vogliamo riposarci un pochino di più, non c'è nulla di male nel farlo. Le buone abitudini sono importanti, ma è altrettanto fondamentale sapersi ascoltare per capire quando è il momento di fermarsi un attimo. E voi avete una routine mattutina? Se vi va, possiamo parlarne nei commenti per darci degli spunti a vicenda. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e valutate se iscrivervi al mio canale, dove ogni settimana pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Grazie per aver guardato fin qui e ci vediamo nel prossimo video.